Ciao ragazzi, oggi parliamo di Rory Liddell-Meyer, un atleta di grande talento, molto popolare negli anni '80 sulla scena del bodybuilding americano. Esponente della generazione dei Bob Paris, Matt Mendenhall, Gary Stridon e Mike Christian, solo per citarne alcuni, Rory era un alfiere del fisico classico, elegante, simmetrico e ben proporzionato, tanto da venire considerato il nuovo Steve Reeves. Figlio di un bodybuilder e con Bill Pearl come mentore, Rory ha avuto un'ottima scuola e dopo la sua vittoria al Mr. California AAU del 1980 c'era grande attesa per l'evoluzione della sua carriera sportiva. In molti si aspettavano una rapida ascesa di Rory nei ranghi del bodybuilding amatoriale prima e professionale poi. Ma la carriera agonistica si è rivelata meno facile del previsto per Rory, che più volte si è trovato in disaccordo con le decisioni delle giurie di gara e per ottenere la sua vittoria nelle alte taglie al Mister America AAU ha dovuto aspettare ben 8 anni, fino al 1988. In seguito, considerata l'evoluzione dei trend di giudizio nel bodybuilding verso canoni che cominciavano a privilegiare il volume e la massa muscolare a dispetto dell'estetica, Rory ha preferito rinunciare a inseguire una carriera come bodybuilder professionista, dedicandosi piuttosto ad attività imprenditoriali di personal training e promozione dello stile di vita fitness. Fra i suoi clienti ricordiamo giocatori di football professionisti, bodybuilder agonisti, ma anche pompieri, ufficiali di polizia e studenti. E non si è fatto mancare qualche puntatina nel cinema. Lo ricordiamo nel ruolo di buttafuori nel film Kazam, il gigante rap. Uomo di sani principi, devoto alla famiglia, Rory ha ben riassunto la sua filosofia di vita nella seguente frase: credo in una vita equilibrata, la mia famiglia è sempre venuta prima di qualsiasi competizione. Ancora oggi, a 66 anni, continua ad allenarsi e a mantenersi in ottima forma, rimanendo un'ispirazione per tanti appassionati. In questo video ne ripercorriamo la storia. Enjoy! Rory Liddell-Meyer nasce il 18 marzo 1958 in Olanda. È ancora un bambino quando la sua famiglia si trasferisce negli Stati Uniti e Rory cresce a Whittier, in California. Suo padre è un appassionato di bodybuilding e Rory si avvicina al mondo della palestra sin da giovanissimo. Ha solo 5 anni quando mette piede per la prima volta in una palestra accompagnando il padre e scopre un mondo che influenzerà tutta la sua vita. Da ragazzo però non aspira a diventare un campione di bodybuilding, il suo obiettivo è di diventare un giocatore di football professionista. Ma il football americano è uno sport molto violento e come spesso accade anche Rory deve abbandonare i suoi sogni di giocare nella NFL a causa di un infortunio ad una gamba. Una delusione, ma anche l'occasione per rifocalizzare le sue ambizioni sportive in un'altra direzione e così a 17 anni, con un peso iniziale sui 65 kg, Rory decide di dedicarsi al bodybuilding, seguendo l'esempio del padre e ispirato da campioni quali Steve Reeves e Dave Draper. Comincia a gareggiare nel 1979 partecipando al Mr. Los Angeles AAU, dove si classifica secondo, un ottimo inizio. L'anno seguente, nel 1980, a soli 22 anni, conferma il suo ottimo potenziale per il bodybuilding, vincendo sia la categoria alte taglie che il titolo assoluto al Mr. California, superando atleti del calibro di John Brown e Gary Leonard, un sogno che si avvera. Il suo fisico proporzionato e simmetrico sulla linea delle statue greche non passa certamente inosservato agli esperti del settore. In molti lo considerano come il nuovo Steve Reeves e si aspettano una rapida ascesa di Rory ai ranghi del bodybuilding professionistico. La sua carriera sportiva e la sua fama crescono rapidamente. Nel 1981 è secondo al Mr. America nei pesi medio-massimi, dietro al vincitore assoluto Tim Belknap, mentre nel 1983, con un peso di 101 kg splendidamente distribuiti su di 1,85 m di statura, si piazza secondo fra i pesi massimi ai campionati NPC Nationals, dietro all'astro emergente Bob Paris e davanti ad atleti del calibro di Mike Christian, Matt Mendenhall, Rich Gaspari e Ron Love. Un risultato che rimarrà l'apice della sua carriera agonistica. In seguito i suoi piazzamenti cominciano a declinare. Nel 1984 sarà quinto ai campionati NPC Nationals e solo sesto nel 1986. Rory ritiene di essere stato ingiustamente penalizzato in gara e il suo rapporto con i giudici è di reciproca incomprensione. Ma sentiamo dalle sue stesse parole la sua opinione riguardo i giudici di gara nel bodybuilding. Un anno ero troppo leggero e allora sono aumentato di massa, ma poi mi hanno detto che ero troppo liscio, così l'anno seguente mi sono presentato squartato, ma mi hanno detto che ero troppo leggero di nuovo. Dopo un po' non sapevo più che cosa ero.
Sicuramente è colpa mia e immaturità, ma è anche colpa dei giudici che non sanno cosa vogliono. Quando sapranno quello che vogliono, gli darò quello di cui hanno bisogno. Nel 1988 Rory vince la categoria alte taglie al Mister America AAU, ma è il canto del cigno. Lascerà un po' da parte lo sport agonistico e i sogni di diventare un atleta professionista per avviare la sua attività di personal trainer e per prendersi cura della sua famiglia. Concluderà la carriera agonistica a soli 36 anni, con un insoddisfacente 14° posto nei pesi massimi ai campionati NPC Nationals del 1994. Lasciate le gare, Rory è rimasto vicino al mondo dello sport in qualità di personal trainer e coach e ancora oggi, a 66 anni, continua ad allenarsi mantenendosi in ottima forma, nonostante alcuni anni fa sia rimasto vittima di un tumore osseo, dal quale fortunatamente è riuscito a guarire. Sul fronte della vita privata ricordiamo che è sposato con la moglie Cinzia, la coppia ha 2 figlie, Sasha e Ciara. Nel corso della sua lunga carriera, come atleta agonista prima e come allenatore poi, Rory ha provato diversi metodi di allenamento, testando sia le routine ad alto volume ed alta frequenza popolari negli anni 70-80 che i metodi di allenamento ad alta intensità basati su sessioni brevi, infrequenti e intense, e ritiene che non esista un singolo metodo ideale per allenarsi, ma che i risultati migliori si ottengano variando lo schema di allenamento con regolarità, adottando una sorta di periodizzazione guidata spesso dall'istinto. Tipicamente alternava periodi di allenamento pesante nei quali eseguiva un alto volume di lavoro con periodi nei quali riduceva i carichi utilizzati negli esercizi e alzava in maniera esasperata le ripetizioni. È famoso per essere stato un costante utilizzatore della tecnica delle 100 ripetizioni, una metodica di allenamento che consiste nell'eseguire un esercizio cercando di accumulare in 3 o più serie di lavoro un totale di 100 ripetizioni complessive. Una tipica implementazione di questa tecnica è la seguente. Preso un esercizio, ad esempio le distensioni su panca piana con bilanciere, si tratta di selezionare un peso che consenta di eseguire 60-70 ripetizioni nella prima serie, poi riposarsi per 30 secondi ed eseguire un'altra serie di quante più ripetizioni possibile, e proseguire alternando pause sui 30 secondi e serie tirate fino a totalizzare 100 ripetizioni complessive. Una tipica routine basata sulla tecnica delle 100 ripetizioni, utilizzata da Rory nell'allenamento delle braccia, era la seguente. Per i bicipiti eseguiva 3 esercizi. Iniziava con l'hammer curl alternato, eseguendo indicativamente 3 serie da 60, 20, 20 ripetizioni. Proseguiva con il curl con bilanciere alla panca Scott, per 3 serie da 40, 30 e infine 30 ripetizioni. E per finire faceva del curl con manubrio da seduto su panca inclinata, 4 serie per 30, 30, 30, 10 ripetizioni, al fine di totalizzare 100 ripetizioni per esercizio. Analogamente faceva 3 esercizi anche per i tricipiti, iniziando con il push down al cavo per 3 serie da 50, 30, 20 ripetizioni, poi 3 serie di distensioni su panca con bilanciere a presa stretta, 3 serie per un totale di 100 ripetizioni e infine 3 serie di kickback per tricipiti con manubrio ancora per un totale di 100 ripetizioni. In genere adottava una split basata su 4 giorni di allenamento seguiti da un giorno di riposo, con una suddivisione dei gruppi muscolari del tipo: giorno 1 petto, deltoidi anteriori, deltoidi laterali e polpacci; giorno 2 schiena, deltoidi posteriori, trapezi e addominali; giorno 3 bicipiti, tricipiti e polpacci; giorno 4 quadricipiti, femorali e addominali; giorno 5 riposo, e poi ripeteva il ciclo. Laddove la maggior parte dei bodybuilder trascorreva ore in palestra ogni giorno, Rory si allenava solo per 45 minuti alla volta, dimostrando a tutti che non è importante quanto a lungo ci si allena, ma quanto efficacemente si riesce a farlo. Sul piano alimentazione, Rory non pianificava con particolare attenzione i suoi pasti e, lontano dalle competizioni, cercava solamente di mangiare un elevato quantitativo di calorie e assumere tante proteine animali, che si assicurava nel modo per lui più sostenibile, anche dal punto di vista economico. Un approccio che lo rese il terrore dei ristoranti all you can eat, ma sentiamo dalle sue stesse parole come andarono le cose. Per soddisfare le mie esigenze alimentari ho cominciato a frequentare i ristoranti a buffet all you can eat, che mi permettevano di mangiare molto con una spesa contenuta. Ma quando i titolari hanno cominciato a vedermi con frequenza si sono preoccupati e ad un certo punto del mio pasto mi hanno detto: non puoi più prendere i cibi caldi come il pollo, il pesce e la carne, puoi prendere più insalata se vuoi.
E io ho risposto, scusate, ma è un ristorante all you can eat. E loro, sì, ma tu mangi troppo. Puoi mangiare tutto quello che vuoi, ma puoi farlo solo al ristorante. Così, quel giorno ho mangiato 42 pezzi di pollo, un sacco di cosce e petti, e quando sono andato per pagare mi hanno detto, lascia stare, ma non tornare più. Riassumendo, Rory Liddell-Meyer è stato un grande talento del bodybuilding americano degli anni '80. Alfiere del fisico statuario che faceva della linea e delle proporzioni le sue armi migliori, Rory è un ottimo esempio di un atleta che ha attraversato un'epoca di transizione nei canoni di giudizio nel bodybuilding, vivendo nel suo malgrado le contraddizioni, con risultati in gara spesso di difficile interpretazione. La dimostrazione che per avere successo non basta il talento, ma occorre essere al posto giusto nel momento giusto. Una vicenda in qualche modo simile a quella di Matt Mendenhall. Ottima genetica, armonia e proporzioni, attributi presentati nell'epoca sbagliata, in un momento dove il trend, la moda, virava verso la massa muscolare esasperata e la condizione estrema, un nuovo standard di giudizio nel bodybuilding che ne ha limitato i risultati agonistici. Comunque, anche di fronte alle delusioni, Rory non si è perso d'animo, rinunciando a inseguire un successo effimero per impostare un'attività di lungo termine che garantisse il necessario supporto alla sua famiglia. E oggi possiamo dire che è un uomo che ha superato il test del tempo. A 66 anni rimane un'ispirazione per tanti appassionati. Le sue foto degli anni '80 incoraggiano i giovani a intraprendere lo sport del bodybuilding, mentre il suo vigore in età matura ispira giovani e meno giovani sui vantaggi di uno stile di vita fitness ben interpretato. Ciao, alla prossima!